Ciao ragazzi, oggi parleremo della Colombia, un paese meraviglioso che purtroppo è conosciuto solo per il narcotraffico, la delinquenza, la violenza, la povertà, ma scoprirete guardando questa intervista che non è solo questo. Ci sono sì degli aspetti negativi, ma la Colombia racchiude anche tanti aspetti positivi. Ve ne dico solo qualcuno. La gente è molto accogliente, poi per chi vuole aprire un'attività in proprio può essere molto redditizio e vantaggioso. E poi anche per i pensionati, secondo me non sarebbe male. La Colombia è un paese meraviglioso, con paesaggi diversi e bellissimi. Si va dal Mar dei Caraibi fino alla montagna, alle Ande, si passa da città colorate, caratteristiche, alle foreste tropicali. E ci collegheremo con Cartagena, una città affacciata sul Mar dei Caraibi, bellissima, ed intervisteremo Francesco, un ragazzo pugliese andato via dall'Italia a 26 anni, giovanissimo, e che oggi vive ormai da 4 anni a Cartagena. Francesco è partito per un'opportunità in Colombia e poi c'è rimasto, quindi state connessi per capire di cosa si occupa Francesco e com'è particolare il suo lavoro. Non voglio spoilerarvi niente. Guardatevi l'intervista, sono sicuro che vi piacerà, non solo a chi si vuole trasferire in Colombia, ma anche a chi è curioso di sapere come ci si vive in questo paese. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video con il prossimo Italian Globetrotter in giro per il mondo. Viva l'Italia e gli italiani! Ciao ragazzi! Ciao Francesco, come Ciao stai? Riccardo, tutto bene? Tu come va? Bene, bene, alla grande. Com'è oggi in Colombia? Oggi qua a Cartagena stranamente fa bel tempo perché abbiamo avuto una settimana dove ha sempre piovuto, però finalmente si inizia a rivedere il sole perché non è normale, almeno dove vivo io qua a Cartagena, che ci sia pioggia. Ah, davvero, eh? Ora poi dopo Sì, ci sì, sì, sì. spiegherai a modo del tempo e tutto. Sì. Ti hai detto che sei a Cartagena? Io sono a Cartagena, sulla costa nord della Colombia. Ah, ok. Sì. Quindi che si affaccia poi sul mare, quello dei Caraibi, Esatto, è il mare dei giusto? Caraibi, questo è il Mare dei Mar dei Caraibi. Caraibi, sì. Bene, dai, senti, è un piacere intanto averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters, da questo paese, insomma, bellissimo che è la Colombia. È un piacere anche per me. Partiamo già con le domande perché anch'io sono curioso di sapere un po' come ci si vive lì, com'è. Ti volevo fare intanto la prima domanda che è quella di presentarti un po' perché chiaramente non ti conosciamo e quindi prima di parlarci un po' della tua esperienza dici un po' chi sei, da dove vieni, un po' il tuo retroterra e come hai fatto insomma ad arrivare lì in Colombia, ecco. Allora, io ho 30 anni adesso, mi chiamo Francesco appunto e sono arrivato in Colombia più o meno 4 anni fa, quindi ne avevo 26 all'epoca quando arrivai qua. Sono Ah, passati già 4 anni e non è sembrato, però è passato davvero tanto tempo. Io in Italia quello che facevo era giocare a pallacanestro, io ero semiprofessionista in Italia e l'ho fatto fino ai 26 anni. Poi a 26 anni, anche per altre motivazioni, ho deciso basta, devo trovare qualcos'altro da fare. E praticamente niente, un mio ex amico, perché ex posso chiamarlo adesso, mi aveva convinto a comprare un'imbarcazione lì in Italia per portare qua a Cartagena per farla lavorare con i turisti per andare nel mare dei Caraibi, alle isole ah. che ci stanno qua. E niente, dissi che sì. Parlammo del progetto un attimo, mi aveva fatto capire un poco com'erano i guadagni, ho detto qua non ci voglio più stare in Italia, vado in Colombia. E così da un momento all'altro ho preso e sono arrivato qua a Cartagena senza sapere la lingua, senza niente. Non sapevo neanche dove era la Colombia geograficamente dove era. E me l'avevano descritto un po' come la Miami della Colombia. Se per la gente che ti segue gli dicono che Miami è uguale a Cartagena, no. Non c'ha niente a che vedere. Io arrivai qua il 18 novembre del 2018. Esattamente, 18 novembre 2018 io atterrai a Cartagena. Poi ci sono stati una serie di problemi per sbloccare la barca, perché poi la barca noi la comprammo in Italia, per farla venire qua a Cartagena ci ha messo 20 giorni, doveva venire in container, poi la dovevi sbloccare. Diciamo, tutto questo ambaradam ci ho messo 7 mesi per sbloccare tutto. Qua se vedono uno straniero e lo vedono in difficoltà non ti aiutano. Anzi, cercano Ecco, sempre di farti cacciare più soldi, più eh, soldi, più soldi. Ti portano, diciamo, quasi al limite. All'inizio non è stato facile per niente, proprio per niente. 6-7 mesi iniziali proprio ero arrivato quasi a dire adesso torno in Italia. mm. Sì, poi però la forza di volontà mi ha fatto rimanere e sono passati 4 anni. Sai, all'inizio in un paese nuovo, la lingua non la sai bene, A maggior ragione per un ragazzo giovane, perché comunque a 26 eh, anni andare in un posto che non conosci, non sai la lingua, eh. non sai la cultura, non sai niente, zero, è pesante. Tuttora adesso comunque non è facile. Ci credo, ci credo. Sì, Ci vuole tanto non è coraggio, facile. forza di volontà, come hai detto, insomma.
Sì, sì, devi avere una serie di cose per poterlo fare. Secondo me la Colombia non è per tutti. Ecco, Mm. diciamo così, non è per tutti. E quindi te praticamente lavoravi con questa imbarcazione e andavi a portare i turisti nel Mar dei Caraibi? Una volta che sbloccai la barca, sì, iniziavo a fare questo. Ovviamente non guidavo io ero solo il proprietario della barca, mi occupavo di fare manutenzione, mi occupavo di parlare col capitano. Diciamo, ero addetto alla barca, proprietario e amministratore della barca. E ho fatto questo fino alla pandemia. Dopo che è terminata la pandemia ho iniziato ad avere un po' di problemi all'imbarcazione, l'ho messa poi di nuovo a regola e tutto quanto, però già vedevo che mi stava prendendo un sacco di tempo la barca. Cioè uno pensa, ah, è la barca, la fai navigare e finisce la storia. No, No. perché qua a maggior ragione ti prende, secondo me, il doppio del tempo di quello che magari ti potrebbe prendere in Italia una cosa del genere, perché poi qua devi abituarti alla cultura della gente. Qui non sono puntuali, può essere che un giorno non si presentano proprio. Tutte queste cose qua devi tenerle presente. Quindi, come ti stavo dicendo, la barca mi sta iniziando a prendere un sacco di tempo. E poi io, come hai visto anche tu, ho aperto il canale YouTube, sto seguendo con il canale YouTube. E diciamo l'ho un po' abbandonata. Cioè, io sono sempre il proprietario della barca, però l'ho un po' abbandonata, nel senso che l'ho messa da parte, la facevo uscire già un po' di meno, giusto per avere qualche entrata in più. E nel frattempo ho aperto un'agenzia di charter di altre imbarcazioni. Praticamente non affittavo la mia, affittavamo e affittiamo le barche di altre persone prendendoci una commissione. Io ho creato tutto, diciamo, da zero, lavoriamo io e la mia compagna da online e niente, praticamente sono partito poi da questo e la mia imbarcazione l'ho tenuta sempre più da parte, adesso per dirti è in vendita. Poi deve essere anche costoso, penso. La barca è Eh. costosa, cioè nel senso come guadagni, così spendi. Cioè se un pezzo di una macchina ti vale 10, lo stesso pezzo della barca non dico che ti vale il triplo, però quasi. Però comunque c'è i suoi pro e i contro, cioè se qualcuno ha voglia di venire qua magari a fare la stessa cosa mia, devi starci solo là con la testa e avere tanta pazienza e poi si può fare. Però sto tanto, diciamo, la testa mia e al canale, perché comunque sto avendo una crescita, ho avuto una buona crescita in questi ultimi 2 o 3 mesi, vorrei continuare a crescere e comunque poi fare anche altro nella vita, non rimanere qua tutto il tempo a Cartagena perlomeno. Certo, certo. Come Sì, si sì, chiama sì. il tuo canale YouTube? Così lo diciamo un Come mi po'. chiamo io? Francesco Cota. Perfetto. Così, facile da trovare. Il tema che tratto è la Colombia, vado in giro. Adesso mi sono un po' appassionati ai posti pericolosi perché comunque la gente vuole vedere, parlando di Colombia, giustamente il pericolo e Pablo Escobar e i narcos, tutte queste cose qua, quindi tratto anche quel tema con le dovute, diciamo, precauzioni Certo. e anche facendo vedere com'è realmente la Colombia, perché poi alla fine non è solo narcos, Pablo Escobar e droga, ci sono tante altre cose che sono belle da vedere alla fine. Sì. Quindi il mio canale adesso si incentra sulla Colombia, diciamo. E senti, parlando di lavoro, lì la situazione lavorativa com'è? Ora parliamo del lavoro da dipendente, cioè se uno volesse trovare un lavoro da dipendente, lì gli stipendi sono buoni, si guadagna bene, il lavoro si trova. Allora, se vuoi fare il dipendente, nel senso che, perché io ho gente che mi scrive e mi chiedono se vengo lì a fare il pizzaiolo, se vengo lì a fare il cameriere o se vengo lì a fare l'uomo della sicurezza, il bodyguard, posso venire a farlo? Allora, devono capire la gente che in Colombia il salario minimo, come lo chiamano qua, lo stipendio minimo, è di 1 milione di pesos. 1 milione di pesos adesso sono più o meno 250 euro. Pure che te ne vogliono dare 2 milioni, sono 500 euro. Cioè, a questo punto è meglio che resti in Italia per questo tipo di stipendio, a meno che non sei uno specializzato in qualcosa, sei tu quella persona che magari gli serve a una società, a un'impresa e magari ti contrattano per darti uno stipendio migliore. Io ho sentito un paio di italiani che lavorano qua in Colombia, diciamo, da dipendenti. Non ho tanto ricercato a fondo chi sono, però diciamo che la maggior parte delle persone che arrivano qua sono sempre per aprire un'attività. Quindi più, diciamo, adatta per investimenti, per Sì, attività sì, sì, imprenditoriali. sì. La maggior parte di italiani che arrivano è sempre ristoranti, sempre sul mondo del cibo italiano, no? Ma ci sono delle restrizioni per gli italiani, insomma, gli stranieri in generale per aprire attività lì o è semplice? Allora, per aprire un'attività qua devi portare dall'Italia 100 milioni di pesos minimi, che adesso sono 23.000 euro. Praticamente devi far vedere la transazione che c'è stata dall'Italia alla Colombia. Dopo aver fatto questo, ovviamente poi ti farei tutto il processo per farti dare la visa e poi la cedula di straneria, che sarebbe la nostra carta d'identità italiana. Se la tua attività prevede una somma di denaro più alta, ovviamente tu la puoi portare, però il minimo per farti dare la visa, diciamo, qua colombiana è
questo, parlando sempre in ambiente lavorativo. Ti puoi far dare anche la visa da studente o la visa anche se diciamo sei da più di 2 anni con una persona, nel senso di relazione, ti possono dare la visa. Se non sbaglio anche quella da pensionato, comunque se tu sei pensionato in Italia e c'hai uno stipendio di almeno superiore ai 650 euro, che sono più o meno 3 salari minimi qua in Colombia, devi far vedere il documento che tu ricevi una pensione dallo Stato italiano e tutta questa cosa qua, diciamo le cose burocratiche, e normalmente ti possono dare la visa per farti stare qua. Adesso i passaggi precisi non li so di questo tipo di cosa, però questo è più o meno quello che serve. Se ci sono pensionati che ti seguono, comunque questi sono i passaggi più o meno che bisogna fare. Sì, ci sono pensionati. Ora poi per sapere magari quanto viene ritenuto di tasse sulla pensione, magari ecco, informatevi da dei professionisti per sapere con l'esattezza, perché ogni stato ovviamente è diverso. Però io so che ci sono delle convenzioni con la Colombia, quindi magari ecco, se uno è interessato si informa un po'. Sì, esatto, perché sì, io pure sapevo che Colombia e Italia ci sono alcune convenzioni. Diciamo, non vuoi investire, vuoi starci un sacco di tempo, almeno per vedere come si vive e tutto quanto, lo puoi fare perché qua normalmente un italiano può stare 6 mesi, diciamo può fare 3 mesi e poi chiedere all'immigrazione la rinnovazione di altri 3 mesi, alla fine sono 180 giorni che tu puoi stare in Colombia, è comunque un sacco di tempo. Certo. E poi una volta che finiscono questi 180 giorni devi uscire, una volta che esci devi tornare diciamo l'anno seguente, non puoi più rientrare. Poi chiaramente, come dicevi, se uno vuole vivere stabilmente, gli ci vorrà un visto lì. Ci vuole un visto, sì. Comunque normalmente il visto che ti danno, se sei inversionista, te lo danno la prima volta per un anno e poi dipendendo da quanto fatturi, vedono per quanti altri anni te lo possono dare. Per esempio a me la prima volta me l'hanno dato per un anno e la seconda volta che l'ho rinnovato me l'hanno dato per 3 anni. A me scade l'anno prossimo praticamente. Ovviamente devi farti seguire una persona capace perché poi qua, cioè nel senso la fregatura sta dietro l'angolo. Qualcuno davvero di fiducia che vi possa seguire in tutto il processo e poi farsi dare la visa quando sarà. È un processo che dura più o meno un paio di mesi. E aprendo un'attività in proprio, lì la tassazione rispetto all'Italia com'è? Più bassa, più alta? E informandomi l'altro giorno col contatore e comunque leggendo anche su internet è intorno al 30% la tassazione. Ah, buono, ok. Sì. Vabbè, in Italia è il doppio, quindi insomma ci si può stare. Sì. Poi il contatore, il commercialista, se è capace, può pure far abbassare. Sì, certo, ci saranno delle agevolazioni che se uno sta dietro a tutte le cose poi paga un po' meno. Esatto. E come costo della vita lì com'è? Perché dicevi insomma che gli stipendi sono bassi, ma il costo della vita comunque è rapportato, cioè è basso o è aumentato tanto come in Italia negli ultimi tempi? Allora, io credo che è aumentato un po' dappertutto. Cartagena è la città colombiana, secondo me, più costosa. Prima dicevano che era Bogotà. Io sono stato a Bogotà un mese fa più o meno e io ho visto molto più cara Cartagena. Vuoi perché è turistica? Fai conto, come ti stavo dicendo, che una persona media guadagna 1 milione di pesos, cioè nel senso, se io guadagnassi 1 milione di pesos, che so 250 euro, penso starei sotto i ponti a fare la fame. Io per esempio vivo in una zona residenziale, diciamo, per gente ricca, tra virgolette. Le persone qua praticamente guadagnano 1 milione di pesos. Con 1 milione di pesos non ci fai niente. Non so infatti loro come facciano a sopravvivere, perché non è vita a sopravvivere. Quindi penso che nella maggior parte dei casi, la maggior parte delle persone qua che fanno si dice se rebuscano, nel senso che cercano di guadagnare qualcosa extra per poter portare la pagnotta a fine mese a casa. Ovviamente tu devi sapere, nelle famiglie colombiane non è come noi che la famiglia è composta da, diciamo, madre, padre e figli. Qua è madre, padre, zia, nonna, chi più ne ha più ne metta. Quindi magari se la casa ti costa 1 milione di pesos di affitto, 100.000 uno, 100.000 l'altro, arrivano 1 milione e si è pagato, quindi magari gli esce più economico così a loro. E come costo della vita inteso come per dire affitti, come dicevi te, o comprare una casa, bollette, fare la spesa, queste cose qui? Allora, qua per esempio in una casa, questa dove vivo io, che io sono in affitto, una casa più o meno di 90 metri quadri, pago quasi 500 euro, esclusi i servizi, nel senso le bollette, escluso quello, che comunque alla fine arrivano al mese come 100 euro in più di servizi, con piscina, sauna, palestra, e comunque il costo di case, perlomeno qua a Cartagena, è alto, facendo riferimento a quello che ti stavo dicendo prima, che è cara come città. Io ho vissuto anche in periferia qua a Cartagena, in pandemia io pagavo 900.000 pesos, che sono 200 euro.
E non era una zona, diciamo, in periferia. Qua funziona ad estratti. Si va dall'estratto 1, che è il più povero, all'estratto 5-6, che sono quelli più ricchi. Poi devi sapere che Cartagena è divisa, sono due città. C'è la Cartagena turistica, che è tutto quello bello, e poi c'è il lato quello povero. Sono due cose completamente diverse. Anche il cibo, comunque, se vuoi mangiare italiano, paghi lo stesso che lo pagheresti in Italia, se no anche qualcosa in più. E poi, vabbè, giustamente non si trova sempre tutto quello che noi mangiamo in Italia. Io infatti ogni tanto non so che cavolo mangiarmi perché mi finiscono le idee davvero. Cioè in Italia perlomeno uno sa che farsi la sera, faccio una piadina, mi faccio un pezzettino di carne, qua a volte davvero divento scemo a vedere che devo mangiare. Come si mangia lì? Si mangia bene come cibo? C'è scelta, insomma, no? Secondo me no, ma comunque noi italiani siamo, diciamo, da questo lato abbastanza viziati perché comunque l'Italia è il posto dove si mangia meglio al mondo, secondo me, quindi ci possiamo pure permettere, diciamo, un po' di storcere il naso, se non... Certo. Però se mangi come mangiano loro lì, cioè magari spendi giusto. Se mangi carne, riso e insalata, qua più o meno se vai al ristorante e ti mangi questo, vale tra i 9 e gli 11, 12, 13 mil pesos massimo, che sono intorno ai 2-3 euro. Boia. C'è differenza, però devi mangiare come loro. Io a volte lo faccio, però a volte sento la mancanza dell'italiano. Ci credo. Te da Sì, che sì, sì, regione sì. vieni? Io sono pugliese. Pugliese, allora col Io cibo so, te sei io messo so proprio bene. pugliese. Cioè io torno in Italia. Una volta che vado via dall'Italia, tempo 4, 5, 6 mesi, inizio a sentire la mancanza proprio del cibo italiano. Qua ci stanno alcuni ristoranti che si avvicinano ai sapori italiani. C'è uno in particolare qua a Cartagena che fa cibo italiano, quindi proprio quando sento la mancanza vado là. Sì, questo è un lato secondo me, vabbè, non negativo, però comunque per chi è un gran mangione di italiano soprattutto è... Sì. Comunque lì, a quanto ho capito, allora tanta scelta di cibo non c'è, insomma, loro mangiano un po' queste cose. Se poi magari la cambiano, però gira e rigira è sempre quello. Ok. E per fare la spesa, quando vai al supermercato, queste cose qui, è molto più economico rispetto all'Italia. No, il rapporto ai guadagni secondo me no, ma perché io italiano la penso da italiano, quindi per me diciamo va anche bene spendere quello, però per un colombiano comunque, cioè nel senso qua c'è gente davvero che funziona, che vanno ai negozietti e praticamente non comprano la bottiglia d'olio, gli danno una busta con un poco d'olio dentro e pagano quello. A volte c'è davvero così tanta povertà, quindi magari per un italiano se guadagni, cioè normale, bene, ci sta pure pagare quello, ma se ti metti nei panni loro, cioè nel senso io a volte penso loro come fanno a vivere, non è facile. Quindi no, secondo me è caro rispetto a quello che si guadagna qua, generalmente. Però comunque, cioè, il costo dei prodotti che uno va a comprare al supermercato costano meno rispetto all'Italia. Ovviamente sì, cioè nel senso se tu vai a comprare prodotti di qua come il riso, io adesso non ricordo in Italia quanto paghiamo il riso, mezzo chilo di riso, però qua tipo se non sbaglio lo paghi 30-40 centesimi. Quindi meno, certo. Cioè, per farti l'esempio del riso, che è quello che mangiano di più. La carne, per esempio, a Cartagena costa tanto, a Bogotà costa già molto di meno. Ci stanno anche differenze da città a città. Comunque, se tu vieni a Cartagena a vivere, mettiti in testa che, cioè, nel senso, per vivere bene come vivresti in Italia, spendi più o meno lo stesso. È economica, ci stanno alcune cose che sono più economiche. Certo, come per esempio le barche. Un gruppo di 10 persone che praticamente vuole affittare la barca. Io ti parlo delle barche perché è il campo dove sto io, giustamente. Una barca più o meno per 10 persone vale 1.300.000, 1.400.000, 1.200.000, mettono 100.000 pesos a testa e l'affitti 100.000 pesos a testa, 1.200.000, 1.300.000, più o meno sono 250-300 euro, è economico. Bene, ora senti, cambiando argomento, dici un po' com'è il clima lì, perché ci hai detto che è quasi sempre estate, ma com'è, insomma, durante l'anno, le temperature? Allora, devi sapere che la Colombia in generale non ha le stagioni. Praticamente se tu sei a Cartagena, caldo permanente, cioè farà sempre caldo. Ci sarà la stagione delle piogge, sarà la stagione dei venti, ma a meno di 25-27 gradi non si scende, cioè farà sempre tutto l'anno caldo. A me piace vivere qua proprio per questo, fa sempre caldo e c'ho il mare vicino, che sono due cose che per me sono importanti. Però se tu vai per esempio a Bogotà fa tutto l'anno freddo, è inverno tutto l'anno, infatti loro la chiamano la nevera, praticamente il frigorifero tradotto in italiano. Io pensavo che mi prendessero in giro, cioè nel senso era un freddo sopportabile, ma io ci sono stato un mese fa e io sono arrivato con maglietta e pantaloncini, cioè l'ho sofferto.
Cioè, ho giusto 2 o 3 cose a maniche lunghe, il resto no. Bogotà è fredda come città. E poi io, per esempio, quando ci sono stato, è stato pesante per me perché l'altezza a me perché sta tipo a 3000 metri sopra il Sono livello del alte, mare. certo. Sì, quindi mi sentivo abbastanza intontito proprio per l'altezza. Cioè, per esempio, io per dirti non ci vivrei mai. Però comunque è una città molto più organizzata di Cartagena, molto più pulita, la gente è più educata. Diciamo, c'è i pro e i contro come un po' dappertutto. Cartagena invece sfortunatamente la tengono, cioè non è una città pulita secondo me. Le persone del posto gli manca un po' di educazione. È brutto dirlo, ma è così. Però come ti stavo dicendo, ci stanno i pro e i contro come in tutto. Però a livello di clima, la Colombia, per chi pensa che la Colombia è solo e solamente tutta calda, no, ci sono anche zone dove fa freddo e c'è addirittura anche una montagna dove nevica, che è la Sierra Nevada si chiama. Ah, ok. Sì. Quindi come ti stavo dicendo, Bogotà per esempio è fredda, Medellin la chiamano la città dell'eterna primavera perché c'ha sempre un clima primaverile. Diciamo, adesso ti ho nominato le 3 città più importanti comunque che si sentono di più, però la Colombia non è solo caldo, quindi questo è più o meno. Però se vuoi venire a Cartagena, nella valigia mettiti i pantaloncini e magliette e basta. È infradito e basta. È infradito. Come paese è un paese che è attento all'ambiente, alla natura? Cartagena, io sono uno che vive a Cartagena e quindi è quella che vedo più spesso. Secondo me no, vedi plastica dappertutto, spazzatura dappertutto. Una volta che esci dalle zone principali, e anche le zone principali non stanno messe, cioè nel senso una città turistica per esempio tu non puoi andare in centro e a volte si sente odore di spazzatura. Cioè, È vero. questo. Però se tu vai in altre città, io per esempio sono stata a Barranquilla, Santa Marta, la stessa Bogotà, cioè sono più pulite. Adesso non so bene rispetto all'ambiente se si comporta bene la Colombia o no, però ti posso fare le differenze e comunque a Cartagena vedi per esempio un botto di spazzatura, un botto. Sì, Sì. peccato. Io sto quasi fuori, diciamo, la zona centrale di Cartagena e come passi il ponte che esci fuori la zona centrale sono 2 cose diverse proprio. Noti una differenza, spazzatura, immondizia, tutte queste cose qua. Poi a maggior ragione io ti posso dire che si vede questo perché comunque io facendo i video, entrando anche in quartieri abbastanza marginali e che sono pericolosi, vedi le situazioni in cui vivono anche non è cosa. Ma lì la raccolta differenziata la fate voi, c'è? Qua a Cartagena io non vedo tanta gente che la fa, nel senso che ci sta, perché qua nell'edificio dove viviamo noi vengono a chiedere la differenziata, però sinceramente cioè, nessuno, no, ti direi di no, la maggior parte delle persone non la fanno. Peccato, insomma, purtroppo in certi paesi non viene fatta. Non è l'Europa, diciamo, va. E senti, i colombiani come sono? Io tuttora faccio fatica a integrarmi con i colombiani, ma perché non sono una persona che vuole stare, per esempio, tra italiani e italiani, no, perché neanche mi piace. Cioè, qua l'amicizia tra straniero e colombiano nel 90% dei casi secondo me non può esistere, perché comunque la maggior parte di persone che si avvicinano a te, scusa, no colombiano, perché forse magari potrei offendere persone, però perlomeno a Cartagena l'amicizia è che tu dici un amico fidato, io non ti fidi? Sì, diciamo che la maggior parte sono amicizie o compagnie per interesse. Per esempio loro ti vedono italiano, europeo, a maggior ragione poi pensano in Italia chissà quanto siamo ricchi, vedendo la situazione attuale. Quindi si avvicinano a te, poi iniziano a chiederti soldi, mi presti questo, mi presti quest'altro. E devi stare attento, devi ricercartele bene, le amicizie perlomeno qua a Cartagena. Poi per il resto sono ospitali, sorridono sempre, sono felici. Noi siamo abituati in Italia, per esempio, se io ti dico a te, Riccardo, mi fai un favore, mi vai a prendere questa cosa là. Tu mi dici, ah ok, va bene, posso fartelo, vado a farlo. Poi ti dicono, sì, te lo faccio, però mi devi dare sempre qualcosa. Che poi alla fine, pensandoci a lungo tempo, ho capito che è anche giusta come cosa, perché alla fine il tempo di una persona vale. Certo. Quindi ho abbandonato l'idea, magari se mi serve un favore, di non dare niente a nessuno, sempre comunque. Ma pure che gli regali 2, 3, 10.000 pesos, che alla fine per noi non pesano tanto. Però comunque loro sono felici con questo. Ovviamente non ti dico di stare a regalare soldi a tutti quanti, no, perché anzi forse è peggio poi. Però comunque è bastone e carota. Però rapporti perlomeno con i cartageneros, io non mi sono trovato bene. Ma gli italiani sono visti con qualche pregiudizio oppure no? Cioè, nel senso, sono visti bene? Sì, mafia, pizza. Ecco. Come noi vediamo loro Pablo Escobar e Narcos, noi siamo mafia, pizza, pasta, questo. Però non è che vengano trattati male o diversamente. No, anzi, no, su sto lato no. Io penso che comunque a volte ci abbiamo similitudini, soprattutto noi del sud abbiamo qualche similitudine con loro. Io ho un mio amico qua che è amico di tutti quanti e
alla fine colombiani, italiani, qualsiasi cosa, però è sempre da carattere e carattere. Io che sono uno più riservato, non do confidenza a tutti quanti, anche perché comunque è il posto mi ha portato anche a fare questo. Faccio, non dico più fatica, però sto sempre un po' più... Nel tuo. Sì, esatto, nel mio. Certo. E hai visto qualche stranezza nelle differenze di cultura fra noi e loro? Può essere che tu hai un appuntamento e la persona non si presenta, è normale, cioè è normale non presentarsi o per dire ci vediamo alle 9 e loro arrivano alle 9:30, 10. Io per esempio impazzivo all'inizio, mentre per loro è normale, ma già solo questo a me fa diventare matto. Un'altra cosa, la famiglia, cioè nel senso come ti stavo dicendo anche prima, in una casa tu puoi trovare anche 10 persone, mamma, figlio, zio, nipote, bisnonno. Io per esempio non potrei vivere in una situazione del genere, ma per farti giusto due esempi. E poi ti volevo chiedere una cosa, qui in Italia, come penso immaginerai, no, della Colombia si parla comunque come un paese, diciamo, pericoloso, famoso, come dicevi anche te prima, no, per la droga, narcotraffico, ma è vera tutta sta cosa? Cioè la vera Colombia qual è? Non è quella. Allora, dirti che non esiste, direi una bugia. Okay. Perché sì, c'è, non ci nascondiamo. È pericolosa, ci stanno zone dove magari è meglio non entrare. Cioè, per esempio, io quando devo entrare in una zona, diciamo, pericolosa, nel senso per fare un video, prima mi informo su chi mi può accompagnare lì dentro. Perché se io vado in una zona dove dicono che è pericolosa e metto il cellulare fuori, fatti sicuro che tempo 10 minuti tu non c'hai più il cellulare. Però, secondo me, è anche pericolosa per mancanza di educazione. Cioè, nel senso, se tu vedi che io sto venendo da te per discutere per qualsiasi motivo X, tu se sei una persona intelligente, vedi con chi stai parlando e eviti il problema, dici sì, va bene, c'hai ragione, per farti un esempio, no? Qua no, qua continuano a discutere, discussione sopra discussione sopra discussione, fino a quando uno non si accoltella, non si prendono ammazzato o si sparano, cioè nel senso è pericolosa per mancanza di educazione, secondo me, più che altro. Comunque qua continua a giocare a pallacanestro i fine settimana così tra amici. E c'ho ragazzi che vengono dalla Colombia, no? Se tu li tratti in una maniera che ti mette a discutere con loro, cioè la pericolosa si può creare anche là. Interagisci con loro in una maniera di essere prepotente. Comunque ti metti nella discussione con loro, vai tranquillo che ti trovi nella situazione pericolosa che si dice. Però se tu fai un lavoro psicologico, finisce là, come dappertutto alla fine. Se sei un po' più intelligente, eviti il problema. Il problema è che qui manca questo. Se uno discute, l'altro deve discutere ancora di più. Io l'altra volta mi sono trovato in una situazione, praticamente qua funzionano i mototaxi, no? Sono moto che ti fanno anche da taxi. Un mototaxista, quello che mi stava portando, si era fissato che doveva discutere con uno che aveva il camion perché aveva fatto una manovra che non doveva fare. Tipo, stavano fermi al semaforo, il camion dietro, il mototaxi avanti, discutendo, ci vediamo dopo, ci vediamo più avanti, così. Ma io gli dicevo, ma vedi, dai, è finita, è inutile che... Quindi io dico che anche la Colombia, o perlomeno Cartagena, io quando parlo di Colombia, maggior parte dei casi mi riferisco a Cartagena, diventa anche pericolosa per mancanza di educazione. Ovviamente poi qua succede che la maggior parte bevono. Io non ho mai visto così tante persone bere birra. Che succede? Nel fine settimana, nei quartieri un po' più in periferia, bevono, si incontrano per esempio tra bande in un quartiere dove magari uno c'ha una zona e l'altro c'ha l'altra zona e finiscono a botte, sparatori. La cosa chiave è che manca l'educazione è la povertà. Per questo è pericoloso il paese. Però tu straniero sai quali sono i luoghi pericolosi. È come in Italia alla fine. Se tu vai in un quartiere dove sai che ti dicono che è pericoloso, non ci vai. No. O comunque se sei costretto ad andarci, sicuro non vai con Rolex, con l'iPhone, con la catenina d'oro. Lo stesso funziona qua, è la stessa cosa. Ok. Io pure quando devo andare nella zona della mia barca, che comunque non è in centro, è in periferia, non è che vado vestito con la maglia più figa o col pantaloncino più figo o con l'iPhone nella mano tutto il tempo. No, cioè sto vestito, non dico da barbone, però diciamo nelle condizioni più umili possibili, proprio per non dare nell'occhio, come dappertutto. Sì, certo. A te Ovviamente ti è successo nulla? a me mai, fortunatamente non è mai successo nulla. So di gente che hanno attraccato, italiani, anche amici miei, però io dico che le situazioni te le vai a trovare, cioè nel senso, poi la senti anche, la mala energia, come si dice qua, cioè io sempre vedo, c'ho 1000 occhi alla fine prima di fare qualcosa e comunque vado in zone anche pericolose, sì, fortunatamente però no, non mi è mai successo niente. E poi, come ti stavo dicendo, la Colombia dicono che è pericolosa anche per la storia dei narcos e di Pablo Escobar. Quando la Colombia fa notizia, nella maggior parte dei casi è sempre perché è successo qualcosa di
brutto. Ma io lo vedo anche nei miei video. Per esempio, se faccio vedere un video dove mostro un paesaggio che è bello questo, che è bello questo, c'ho un tot di risultati. Se nel mio video entro in un quartiere pericoloso, o nel titolo metto entro in un quartiere pericoloso, o che ne so, dico ho assistito a una sparatoria, ti segue molta più gente, perché comunque è questo anche che vuole la gente, e questo anche le notizie che vogliono far uscire dalla Colombia. Ma come dappertutto, la Colombia c'è il lato positivo e il lato negativo. E come è pericolosa l'Italia da un lato, è pericolosa anche la Colombia da un lato. Ovviamente dico un'altra cosa, la vita qua in Colombia vale meno che in Italia, nel senso che se uno ti incontra e ti deve accoltellare o che ti deve sparare, magari forse lo pensa 2 volte, in Italia lo pensano 10. Ah, ecco. Sempre dovuto al discorso della povertà. Però se tu italiano vieni qua, ti informi dove puoi andare, dove non puoi andare, perlomeno agli inizi, e poi prendendo un po' confidenza sempre più con il posto, ti puoi un po' più spostare fuori, ma questo è sempre tutto con il tempo e l'esperienza. Certo, conoscendo il posto, uno magari dopo sa dove può andare e dove non può andare. Esatto. Ma ci sono anche, per dire, furti in casa, cose del genere, o a casa tua sei tranquillo? Edificio dove c'è il portiere 24 ore su 24, e cioè qua da me no, se avessi una casa sarei più spaventato, però la maggior parte delle persone vivono in edifici, in strutture dove hanno comunque il portiere 24 ore su 24. Se esci fuori, vai a vivere da un'altra parte dove magari hai la casa, non ti dico non succede, può succedere. Poi c'è, nel senso, in periferia, per esempio, da noi comunque uno ha una casa decente dove c'è un letto decente, e qua la periferia a volte sono case fatte in legno, sono tipo le baracche che si vedono in Africa, quindi per magari un ladro è molto più facile entrare in una cosa del genere. Sì. Ovviamente non in tutte le zone, perché poi ci stanno zone anche con case normali e tutto quanto, però nelle zone centrali no, cioè nel senso puoi stare tranquillo, sì. E senti, e te lì come passi il tuo tempo libero? Cosa si fa lì a Cartagena? Come si socializza anche con le persone, fra uomo e donna, anche per conoscere una ragazza, un ragazzo? Allora, se sei italiano è facile. Cioè, non mi voglio nascondere, cioè, già dici che solo sei italiano, sei vestito bene, le fai innamorare, cioè è brutto da dire, però è così. L'italiano c'ha un passo in più praticamente con le ragazze, sì, c'ha sempre il suo fascino, è facile avere rapporti di amicizia anche sentimentali poi con le ragazze qua, ovviamente ti vedono ben vestito e tutto quanto, quindi non è difficile. Nel tempo libero io ci stanno giorni dove ne ho un sacco e giorni dove non ne ho per niente, quindi giorni dove sono libero mi vedo con qualcuno, nel senso ho un paio di amici italiani, però questo la sera. Durante il giorno penso più a che fare su YouTube, che tipo di video organizzare, o vedere un po' come sta andando la pagina delle imbarcazioni, o se no a volte resto a casa a non fare niente, anche perché più il tempo che sono magari sì occupato che non libero. Poi ci stanno alcune volte dove vado alle isole, qua anche perché uno è abituato a vederle tutti i giorni, comunque dopo un po' si rompe le scatole, sempre la stessa cosa, però ci stanno a volte ne approfitto che vado, o se no come sono andato l'altra volta a Bogotà, un paio di mesi fa sono stato a Santa Marta, che è sempre sulla costa. Alla fine la trovi sempre qualcosa da fare, solo che ti fai un giro in centro, nelle zone centrali, ti passa il tempo, anche perché è bello. Poi ci stanno alcune zone dove sono colorate, dove senti proprio lo spirito colombiano, eppure solo se vuoi andarti a fare una passeggiata e sei solo ti passa il tempo. O se no il fine settimana vado a giocare a pallacanestro. Ok. Sì. E loro che fanno? Cioè, nel senso, come abitudine, non è come noi magari ci troviamo al caffè a fare la bevuta, o sì? Il caffè no, non esiste. Cioè, nel senso, esiste in Colombia ed è buono, per carità. Per incontrarsi, per andarsi a prendere un caffè, no, non è come da noi. Cioè, se tu dici, oh, ci becchiamo, ci andiamo a prendere un caffè, no, qua non esiste. Al massimo, ci vediamo stasera, ci andiamo a prendere una birra. Quello esiste già di più. Però le loro tradizioni sono, allora, un sacco di gente che io la vedo tutto il giorno senza fare proprio niente. Ecco. Poi ci stanno persone che si beccano, nella maggior parte dei casi quando si beccano è sempre per bere. Ogni scusa è buona qua per bere. Dici che fai stasera? Non devi aspettare la sera, pure la mattina. Per esempio il fine settimana c'è gente che inizia a bere la mattina e finisce la sera, o forse all'indomani mattina. Qua l'alcol è una cosa seria, io non ho mai visto tante persone bere così, però questo è quello che fanno loro tra amici. Ok. E senti, cambiando argomento, dopo che ci hai parlato anche un po' della sicurezza, se il paese è pericoloso o no, ti volevo chiedere anche della sanità. Come funziona la sanità? È pubblica, è privata? Allora, qua esiste sia la sanità pubblica sia la sanità privata. Ovviamente la sanità pubblica penso sia un suicidio. Io fortunatamente, non voglio dirlo, però fortunatamente non ho mai dovuto ricorrere a questo. C'è gente che si fa l'assicurazione, qua è come in America, diciamo, devi farti l'assicurazione. Però la sanità, perlomeno a Cartagena, non l'ho vista tanto effettiva. Infatti io a volte penso, se mi dovesse succedere
preferisco tornare in Italia. Ma anche quella perlomeno pagamento? Cartagena. Sì. Non è di qualità, via. No. Perlomeno Cartagena. Io ti dico quello che so. Prendi in conto questo, che io quando ti parlo di Colombia, il 90% dei casi è Cartagena, perché è la città che vivo più spesso a 360 gradi. Magari nelle città più industrializzate puoi trovare sicuramente una sanità migliore, anche perché comunque qua è la patria di chirurgia, estetica, quindi penso che alla fine sono capaci, però Cartagena non la vedo tanto effettiva. Ma l'assicurazione sanitaria te la devi fare per forza No, incide parecchio, non è obbligatoria l'assicurazione sanitaria. Ovviamente non ti lasciano sotto il ponte se non ce l'hai, però normalmente vale 115-120 mil pesos la basica, che sono più o meno 30 euro. Sì, la basica, fino ad arrivare a 200, sì, fino ad arrivare a 200-250 mil pesos, che sono 50-60 euro. Ok, quindi non è che costa tanto, cioè, o meglio, No. per loro sì, magari. Per loro Esatto, per loro sì, però in euro no. Beh, ti volevo chiedere anche del discorso sempre riferito alla sanità alla fine. Per quanto riguarda il discorso del Covid, lì come l'hanno gestito quando c'è stato? Allora, noi abbiamo fatto quello che hanno tocche di queda. Siamo stati in quarantena per 6 mesi qua. Praticamente è iniziata a marzo e finita ad agosto. Come l'hanno gestito? Ma penso l'hanno gestito come in tutto il mondo alla fine, bene o male, cioè nel senso ci sono stati morti. Cioè comunque in Italia per esempio a maggio, se non ricordo male, avevano sbloccato. Qua noi a maggio eravamo chiusi in casa. Io penso che abbiamo fatto una delle quarantene più larghe a livello mondiale, perché comunque dopo 3 mesi, come stavo dicendo, in Italia avevano sbloccato qualcosina, anche se poi si è rientrati in quarantena in Italia. Noi una volta usciti dalla quarantena non ci siamo più rientrati. Ovviamente c'erano restrizioni, ogni città aveva la sua. Per esempio Cartagena all'inizio alle 8 dovevi ritornare a casa, alle 8 alle 9, poi sono arrivati alle 10:30, poi a mezzanotte e così a scalare fino a quando ci si è liberati tutti quanti. Le mascherine dal 1° giugno, 1° luglio se non sbaglio, le avevano tolte obbligatoriamente anche nei supermercati, però per esempio fino a poco fa c'era ancora qualche supermercato che chiedeva le mascherine per entrare. Da come ho capito, quando entri in ospedali devi tenerle. Diciamo così è stata più o meno a grossi linee gestita la pandemia qua. Ma c'erano degli obblighi lì, per dire, come qua, che dovevi essere vaccinato per lavorare, per fare queste cose? C'erano anche lì? Sì, l'hanno messo pure, cioè il Green Pass c'era anche qua. All'inizio l'avevano messo anche qua fino a un certo punto, però diciamo qua era molto all'acqua di rose, nel senso, ovviamente se dovevi entrare nei locali o utilizzavi il Green Pass di un altro, cioè diciamo che gli escamotage poi stanno dappertutto, anche qua si è fatto la stessa cosa. Ma ora è tranquilla lì la situazione, un po' come qua, per ora? Qua è tranquillo. Secondo me la questione della pandemia l'hanno gestita, nel senso che i notiziari, i giornali, i telegiornali l'hanno fatta diventare pesante, cercando di spaventare più persone possibili, dal mio punto di vista. Cioè l'informazione che arrivava non era corretta secondo me, quindi ho poi evitato qualsiasi cosa parlava di Covid, dopo un po' non la leggevo, cambiavo, era diventata pesante. Sì, però è vero, è così. Sì. Ma sai se lì per entrare nel paese richiedono qualcosa in particolare per il Covid o no? Allora, io non viaggio da un anno più o meno. Se non è una cosa che devo fare, non mi interessa. Quando lo feci io l'anno scorso, mi hanno chiesto sì, che dovevo fare la prova 72 ore prima, se non ricordo male, per andare in Italia. Al ritorno, se ero residente, neanche la prova serviva, cioè ritornavo e basta. Adesso, se non sbaglio, ti serve solo il certificato che ti sei fatto la prova un paio di giorni prima, penso. Ok, sì, il tampone, quello che qua il tampone, esatto, sì, quello, il tampone, esatto. Okay. A meno che non sei vaccinato e puoi viaggiare tranquillamente. Io ho preso l'aereo l'altra volta per un volo interno, sono andato, ma ti fanno mettere la mascherina in aereo e in aeroporto, però niente di più. Senti, e te che insomma hai fatto un bel cambio di vita, no? Perché è un cambio importante dall'Italia alla Colombia, cos'è che consiglieresti magari a chi si vuole trasferire lì? Prima cosa, pazienza, armarsi di un sacco di pazienza, e te lo sta dicendo uno che la pazienza non ne ha mai avuta tanta in vita sua, quindi questa è la prima cosa, perché lo scontro culturale è abbastanza diverso, ci sta sempre qualcuno
qualcuno che ti vuole fottere è dietro l'angolo, quindi sta sempre con gli occhi aperti. Perlomeno agli inizi non è facile, io ti ho detto pure dopo 4 anni, comunque a volte è pesante, però con la forza di volontà si possono fare, secondo me, più soldi di quelli che si fanno in Italia, perché qua una cosa che gira più dell'Italia sono i soldi, che sfortunatamente sono pesos, perché se comunque era una moneta che valeva di più, comunque la Colombia non sarebbe male come posto, diciamo, anche per viverci. Se sei paziente, i risultati dopo un pochino di tempo si vedono. Ovviamente all'inizio, tu sai, quando si fa un investimento sempre un po' di soldini li perdi, cioè quello che deve fare uno deve cercare la persona giusta che gli faccia il lavoro come si deve, perché qua tutti ti sanno dire sì io lo so fare, non ti preoccupare, fallo con me, e poi vai e fanno disastri. Quindi pure la ricerca deve essere buona. Spendi di più, non fa niente, però sai che te lo fanno bene il lavoro. Prima di informarti da uno, informati da altri 10 per capire il prezzo reale qual è, perché come ti vedono bianco, come ti vedono straniero, si gonfia come per magia il prezzo. Se una cosa vale 100, a te ti vale 200, forse 300, ma un italiano perlomeno che vuole venire a Cartagena. Queste sono le attenzioni. E attenzione anche alle ragazze, che sono anche comunque quelle che fanno il mestiere vecchio del mondo, e ce ne sono tante, che è quello della prostituta, quindi stare attento anche a quello, perché succedono a volte situazioni dove stai in discoteca, passa qualcuna e ti droga, ti mette la droga nella birra, nel cocktail. A me personalmente non è mai successo, però pochi giorni fa ne ho sentito parlare a gente che conosco che gli è successa, quindi bisogna stare attento anche a questa cosa qua, che potrebbe essere una cavolata, però non lo è alla fine, perché comunque ti sanno fare un bel lavaggio del cervello. Sì, cioè ti mettono la droga nel bicchiere per rubarti le cose per addosso. rubarti quello che c'ha, sì, esatto. Giustamente uno non si rende conto di come sta, in un battito di mani non c'è più niente, bisogna stare attenti, però comunque ci stanno anche ragazze decenti e brave persone. Certo, chiaramente sì. sta tutto, penso, dove uno le cerca. Io penso che la Colombia è un posto, è un paese per persone intelligenti. Devi essere una persona intelligente per stare qua, perché se tu pensi di venire qua e fare la vita tutto il tempo, non è il posto per te, perché sì, costa di meno, potrebbe costarti di meno, però a lungo andare tu perdi tutto, quindi devi stare sempre concentrato sul pezzo e concentrato su quello che vuoi fare. Quindi senti, riassumendo un po', dici un po' quali sono i pro e i contro della Colombia, secondo te? I pro, come ti stavo dicendo anche prima, è un posto che se ci sai fare a lungo andare ti darà soddisfazioni. Ovviamente quello che guadagnerai è sempre proporzionato a dove vivi, però nel senso, se uno che guadagna 10 milioni di pesos, che sono più di 2000 euro, intorno ai 2200-2300 euro, cioè tu fai una vita qua che paragonati in Italia saresti come una persona che guadagna 10.000 euro. Può toglierti soddisfazioni, i contro e l'impatto con la cultura che è diversa, soprattutto le persone, se devi avere poi magari dei dipendenti, tutte queste cose qua, non è facile. Poi comunque ci stanno vantaggi anche, per esempio i voli sono economici, cioè nel senso tu puoi fare Cartagena-Medellin, Cartagena-Bogotà con 50 euro, con 50, 60, 70 euro massimo puoi fare andata e ritorno. Queste sono più o meno le cose che mi sento di consigliare a chi vuole venire qua, e soprattutto tanta testa sulle spalle. Poi vabbè, un altro pro è ci stanno un sacco di belle ragazze, questo sicuro, perché i maschietti ne vogliono sapere queste cose. Vogliono sì, ci stanno un sacco di belle, sì. Certo. E nei contro metteresti anche la sicurezza, oppure è una cosa che se uno ci sta attento non ti pesa così tanto? A me sinceramente non pesa, la sicurezza a me non pesa. Sto tranquillo perché so dove vado, so quello che faccio e so che non mi metto in situazioni dove mi potrei trovare in pericolo. Certo. Quindi quella è una cosa relativa in base alla persona. Adesso vivo in centro, però se dovessi vivere in periferia ovviamente non avrei la stessa fiducia, la stessa sicurezza di dove avevo adesso. No, io la sicurezza non la metto in un contro. Tu vieni in Colombia, tu sai, noi siamo italiani, magari l'italiano è anche abituato a vestirsi bene, a farsi vedere. Io non sono quel tipo di persona, quindi io mi metto un pantaloncino e una maglietta e scendo di casa, non ho né orologi, non ho né catenine che possa far sembrare che comunque io stia bene economicamente. Quindi il consiglio è quello, non farsi vedere con cose di lusso in mano, per dirti, ma pure il cellulare, anche se pure il cellulare è relativo alla fine, perché comunque io esco, ho sempre il cellulare in mano, ma perché sono nelle zone dove vado. Se dovessi uscire in periferia non mi farei vedere col cellulare in mano. Bisogna essere prudenti, se tu sei prudente non ti succede niente. Un po' come si fa anche in Italia, perché poi anche qua non è che siamo abituati poi così bene, cioè anche qua bisogna stare attenti per dove vai, no? Sì, ma è la stessa cosa, magari qua ce ne stanno di più di quartieri, ci stanno più posti dove magari sai che non ci devi entrare. In Italia magari se tu vivi in una città, vivi in un paese, sono 2 o 3 dove non puoi andare, qua magari ne so 10, però sai dove non devi entrare, è la stessa cosa. Bene, senti, ma te lì com'è? Sei felice? Rimarresti lì? Torneresti in Italia? Come ti vedi per il futuro? Tornare in Italia
l'Italia non è una cosa che ho messo in conto, diciamo, tornare sì per vacanza, per vedere la mia famiglia, questo sì, però no, io poi sono una persona che mi piace anche cambiare. Il mio sogno è stato andare negli Stati Uniti. Adesso ce l'ho, diciamo, sopra, sono a 3 ore da Miami. Mi farebbe piacere andare a vedere che cosa c'è da quel lato là. Più che altro ho visto Cartagena, la Colombia, come punto di partenza. Ci sono un sacco di italiani che gli piace, si innamorano e tutto, però io sono una persona poi abbastanza, non dico complicata, però che certe cose vuole così e così devono essere, qua non è così, quindi anche per questo a volte penso di andare via. Poi sei Sì, sì, sì. giovane, insomma, dai, voglia te, c'è tutto il tempo. Esatto, anche quello Eh. penso, quindi diciamo che come progetto ho anche messo in conto di andare negli Stati Uniti, ma perlomeno all'inizio a vedere che situazione c'è. Poi insomma, se riesci a farne un lavoro del canale anche YouTube, te lo porti dove ti pare. Non ne ho parlato quasi per niente, però è anche una cosa che sto portando avanti. Non è facile, tu pure. Sì, io tipo ce l'ho aperto da 2 anni e mezzo e i primi risultati li ho iniziati a vedere pochi mesi fa alla fine, quindi ci vuole qualcosa di costanza anche da quel lato là. Quindi sì, sto portando avanti anche questo discorso del canale perché poi magari, che ne sai, un giorno il lavoro che devi fare è fare video, quindi sto portando anche quello avanti che poi mi piace fare, non mi pesa. È un lavoraccio, però Sì, confermo, mi confermo. piace, sì. È un lavoraccio che ci vuole tanto tempo, è bello perché insomma ti dà Sì, soddisfazione, però ci vuole tanto tempo. sì, sì. Poi ci Tanti non stanno si rendono volte. conto. No, per uno pensa che dice fai il video e basta, è finita là. No, devi montarlo, devi curare l'audio, devi mettere sottotitoli nel caso mio quando parlo con le altre persone. Devi cercare di tenere sempre lo spettatore vivo, non puoi fare una cosa monotona. In Italia noi siamo abituati ancora con idee vecchie. Per esempio, se tu vieni qua o se comunque tu vai negli Stati Uniti, di che lavoro fai? Per esempio, io faccio YouTube, la gente dice ah wow, spettacolo, di che ti occupi? Cioè, nel senso, di che parla, così così. Magari in Italia tu lo dici e ti vanno a dire no, trovate un lavoro serio. Io soprattutto sono un po' diverso rispetto alle idee che ha, diciamo, l'italiano medio. Quindi sì, alla fine facendo questo giro gigante, sì, anche il canale di YouTube è una cosa che sto portando avanti perché magari in un futuro mi darà la possibilità di poter fare solo quello. Sì, anche noi si vorrebbe fare questo, quindi insomma bisogna dedicarci un po', però dai, secondo me con la costanza Sì, ci vuole pazienza e tanto sacrificio anche. E i risultati dopo un po' di tempo si iniziano a vedere. Senti, ti volevo fare un'ultima domanda perché insomma abbiamo parlato un po' di tutto, è una bella intervista completa. Ti volevo chiedere qual è stato il momento un po' più duro per te, perché magari qualcuno anche che ascolta si può identificare, no? Nella tua storia, da quando sei arrivato lì in Colombia. Allora, il momento più duro per me è stato soprattutto gli inizi, perché io, come ti ho detto, non parlavo spagnolo. Io qua sono arrivato fortunatamente grazie all'epoca era la mia ragazza, adesso è la mia ex, però mi ha aiutato tanto perché lei parlava spagnolo. Diciamo questo è stato gli inizi. Gli inizi sì, sono stati la parte più complicata, la lingua, lo scontro culturale, quanti soldi mi hanno rubato, nel senso che non sapendo come funzionava, ti tolgono 100.000 pesos da un lato, un'altra persona da un lato. È stato difficile, non è stato tanto facile. Poi un altro, ma penso come un po' a tutti, dopo la pandemia, cioè riniziare. Fortunatamente io avevo messo qualcosa da parte, non è stato facile, però sono riuscito a portare la baracca avanti. Queste sono state le cose più pesanti e più dure che ho dovuto passarci. Gli inizi non sono facili per niente qua. E ti ho detto, devi stare bello con gli occhi aperti. Questi sono consigli che valgano oro, perché sì, letteralmente sì, perché io quando sono arrivato qua nessuno mi ha aiutato, io ho fatto tutto letteralmente da zero. Adesso c'ho un po' di persone che mi scrivono, che vogliono venire qua, che fanno, che dicono. Sto pensando di fare un video dimostrativo dove si parla perlomeno della Colombia a 360 gradi, per un video dove la gente per vederlo deve pagare, perché comunque tutta l'esperienza che ho è perché ho speso un sacco di soldi prima, quindi sto pensando di fare una cosa del genere e cercare il sistema di farlo ricevere alla gente che è interessata a venire qua in Colombia. È una buona idea, certo, anche perché come consigli, no, da uno che ci vive, insomma, sono l'ideale, perché alla fine... No, come stavi dicendo tu, è oro, soprattutto in Latino America è oro. Devi avere sempre qualcuno che ti accompagni nel percorso iniziale. Te fai bene, sai te quello che hai passato, quello che ti è costato, gli anni, l'esperienza, tutto quello che c'è dietro, quindi insomma è giusto anche così, secondo me. Anche perché mi risparmio un sacco di tempo, così non devo rispondere a un sacco di persone. Anche perché se no diventi matto, perché più che cresce il canale, più che hai tantissimi messaggi e uno non ha più tempo per stare dietro a tutto, no? Esatto. Quindi con un video uno si guarda quello e risolvi. E ti togli tu il problema e risolvi il problema a un'altra persona. Sì. Bene,
Io con l'intervista avrei finito. Se poi chiaramente volete saperne di più, potete seguire Francesco sia su Instagram che su YouTube, appunto sul suo canale, che come ha detto lui si chiama col suo nome, quindi no? Francesco Cota. Francesco Cota, facilissimo. Dove ci sono tanti video molto interessanti, sulla Colombia, ma anche su altri, vero? Ci stanno video di qualsiasi cosa, di ragazze, di quartieri pericolosi, di quanto si guadagna con le barche. C'è un discorso a 360 gradi, perlomeno a Cartagena dove vivo, e su alcune zone della Colombia anche. Quindi io vi lascerò comunque i suoi contatti in descrizione, anche se li avete visti passare durante l'intervista. E quindi ecco, meglio di lui che vive lì, poi chiaramente la conosce bene, ci sono già tanti anni che ci vive, quindi è la persona giusta. Esatto. Sì, se la gente davvero ha bisogno di aiuto, lo posso dare. Poi chiaramente vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo, e di mettere un bel like, insomma, se vi è piaciuto questo video con Francesco dalla Colombia. Poi se avete qualcosa da chiedermi, chiaramente scrivetemi e vi risponderò. Cercheremo di aiutarvi nel miglior modo possibile, perché insomma uno che si vuole trasferire ha sicuramente delle domande. Per le domande più specifiche noi consigliamo sempre di rivolgersi a dei professionisti, soprattutto se uno vuole aprire un'attività, pensioni eccetera. Però comunque già anche noi, tramite la persona che ci vive, qualche informazione possiamo, ecco, ottenerla. Bene Francesco, io ti ringrazio veramente tanto per essere stato mio ospite qui a Italia. Grazie a te Riccardo. Grazie mille, mi ha fatto tanto piacere conoscerti, così ora c'ho anche un amico in Colombia. Quando vuoi, a disposizione. Grande. Io ti mando un bel abbraccione dall'Italia, stammi bene, in gamba, attenzione. Grazie. Anche tu Riccardo, mi ha fatto davvero tanto piacere fare questa chiacchierata con te. Anche a me. Grazie, un saluto al nostro Italian Globetrotter dalla Colombia. Viva l'Italia e gli italiani! Sempre! Ciao Riccardo, un abbraccio! Ciao grande, ci vediamo!